Salve a tutti viaggiatori, come potete vedere ci troviamo a Tenerife e come primo video oggi andremo a scoprire la punta del Teno. Il nostro obiettivo di oggi sarà quello di vedere il tramonto. E ovviamente siamo in ritardo e sapete perché? No, non è colpa mia, colpa io mi sono alzato alle 6:30. È colpa mia, non so. Pensi che sia una buona idea? Allora vi raccontiamo la vicenda di Punta Teno. Siamo partiti da Icod Con una temperatura di 20 gradi. C'è scritto che ci vogliono circa 6 ore e 19 per arrivare alla meta. Sono 29 km, ora lo avviamo e partiamo. Abbiamo girovagato per il centro. Meno male che ogni tanto c'è un po' d'ombra perché picchia il sole. Stato psicofisico dopo 500 metri. Ah, tutto a posto. Guardate che bella che è la piazza principale. Fino a raggiungere poi un'altura dove si iniziava già a vedere il paesaggio. E che paesaggio! Ed era la prima volta che camminavamo così tanto, cioè fare così tanti chilometri non lo abbiamo mai fatto. Anche perché era un po' per vedere se saremmo riusciti poi a condurre decentemente il Cammino di Santiago. Eccoci arrivati al confine fra Icod e Garachico. Questa è la località di Genovè, sarebbe penso un paese dedicato soprattutto ai genovesi, dato che sono quelli che hanno, tra virgolette, conquistato nord di Tenerife, che hanno fondato poi Garachico. È incredibile che noi veniamo proprio da quella cittadina lì. Ora stiamo andando verso zone più misteriose. Questa è Garachico, che si trova proprio lì in basso, con questo enorme masso in parte che è imponente. Mannaggia, noi abbiamo appena fatto solo 6 km, è tardissimo e manca ancora un sacco alla fine. Ce la faremo? Sì. La faremo, sì. Va bene, allora andiamo a vedere questo tramonto, conquistiamolo! Iniziamo poi un rettilineo di 4 km che ci portò verso San Juan del Palo, dove successe qualcosa di imprevedibile. Cioè, io mi sono avvicinato a dei cani. Che sembravano tutti belli coccolosi. Sì, questi cani. Ciao cagnolini! Ciao! Ciao belli! Ciao! Mi sono avvicinato per filmarli. Dopo uno da dietro ha cominciato ad abbaiare come se volesse dare un segnale. Sì, ha attraversato la strada ed è successo così tanto velocemente che io sono rimasto fermo, cioè non sapevo cosa fare. Hanno iniziato tutti quanti ad abbaiare intorno alle gambe. A una certa sento che iniziano a mordere e dico vabbè. La mia reazione, vabbè. Vedo la gamba, la prima, la sinistra, vedo che è un po' graffiata davanti, dico vabbè dai, finché è questo. Poi sento un male diverso nell'altra gamba. Ragazzi, come sempre ci sono degli imprevisti. Sapete cos'è successo? Cioè avevo sto bozzo, proprio questo che vi sto mostrando. Che male. Possiamo benissimo dire che la signora dei cani, cioè la proprietaria dei cani, è stata anche maleducata, perché comunque è rimasta seduta, non ha fatto nulla, ci ha solo detto sì, andate al tanche, andate dalla guardia... Tipo il centro di salute, Sì. che qua è come se fosse un pronto soccorso, e mi aveva detto di fare una puntura contro il tetano e contro la rabbia. La signora ha detto che erano vaccinati, quindi era anche tranquilla, era là seduta e diceva lo sento chicos. Sì, però era seduta, cioè non è che facesse chissà cosa. Invece l'altro, l'uomo, in qualche modo, dopo avergli chiesto 2 volte, mi ha medicato. Poi mi ha detto che se c'erano problemi bastava andare dalla polizia, denunciare e quant'altro. Bene Nei, oggi hai imparato una nuova cosa. I cani sono belli e carini, ma devi stare attento. Palle però, mi tocca andare al centro di salute del Tanche. Forse non riusciremo neanche a vederlo, il tramonto a Punta Teno. Forse mi toccherà anche sporgere denuncia. Vediamo un po' cosa dovrò fare, forse anche un vaccino addirittura per i cani. Sì, intanto ti hanno disinfettato, però... Sì, come vedete questo è il risultato finora, però non è abbastanza. No. Comunque fa male, brucia. Poi il nostro viaggio proseguì, arrivammo a Garachico, o comunque sopra Garachico, dove incontrammo una signora. Dinero. ¿Hay dinero? Sí. Sí, ya con dinero. Ah, puedo... Sí, con dinero. Entro el guagua? Sí, dentro la guagua. E ci diede delle indicazioni per andare poi verso Garachico e prendere un guagua. Ma noi non volevamo andare con l'autobus, volevamo andare a piedi. Però lei ci ha detto no, voi siete dei pazzi, come fate ad andare a piedi fino a là? E noi sì, abbiamo detto ok, va bene. Abbiamo seguito per 5 minuti le sue indicazioni. Dopodiché, appena dopo aver girato l'angolo, quindi lontani anche dal suo occhio, da falco, abbiamo proseguito per la nostra strada. Però ci beccò in macchina e infatti con questo uomo, Agustín, Porque si no te vuelves loco caminando y no sabes dónde vas. Sí, es verdad, sí. Porque mira, tú por donde venías allá arriba no tienes que bajar esto. Porque hay una carretera por encima que lleva derechito. Ahora te voy diciendo dónde sale. Para cuando venga otra vez. ci portò a Buena Vista. Quindi risparmiamo la bellezza di... Abbiamo saltato un bel pezzo. Sì, quanti chilometri sono stati più o meno?
Una decina? Una decina. Una decina, sì. Arrivavamo poi a Sendero 58, che ci portava comunque a Teno Alto per poi andare sotto a Punta Teno, e iniziò questo calvario di più di 9 km in salita. Non è ancora finita la salita, probabilmente dobbiamo raggiungere quel picco lì per poi andare giù da Teno Alto. Ragazzi, ancora poco e siamo arrivati Al Teno Alto. al Teno Alto. Non poteva mancare questa bellissima panoramica. Come sempre, noi via l'avventura, ci mancava andare in salita. Già. Ci mancava scalare le Sì, montagne. ci mancava romperci i Ah, che bello, finalmente un po' di piano dopo tanta salita. Ci voleva proprio. Oh, bisogna... No, di qua, di qua. Che qua c'è la croce. Vedi che là c'è la croce? Ah, sì. Esperti di geologia, vi chiedo, cosa sono queste? Manca 1,3 km al Teno Alto e quando vedi sti cartelli ti incazzi perché dici ma porca miseria, ma manca ancora 1 chilometro. C'è un po' di vento. Tanto. Sebbene sia un posto desolato, ci abita pure gente. Altri 6 km per raggiungere la punta del Teno. Ci fermammo a prendere l'acqua in questo posticino qui. Sì, perché dovete sapere che io ho la fobia dell'acqua, cioè io quando faccio le escursioni, sì, ho sempre paura di rimanere senza acqua, infatti ne porto sempre 3 litri. Passeggiando poi per Teno Alto passammo per queste viuzze molto molto suggestive, con il tramonto che incalzava. Beh, possiamo dire che dopo la giornata di oggi siamo veramente pronti per fare il cammino di Santiago. Incontrammo anche delle capre, queste capre. Bene, ora dobbiamo passare dove ci sono le capre, non so se ci incorneranno, se ci faranno del male. Sarebbe già il secondo animale che mi fa Ecco. del male. Fortunatamente non ci hanno fatto nulla loro, Per fortuna. sono state carine. Proseguimmo un po' più avanti e a quanto pare abbiamo capito una cosa. Oggi abbiamo scoperto che a Tenerife i cani sono un problema, perché dovevamo continuare verso il percorso di là e ci sono venuti incontro 3 cani, o 4, quant'erano? O 4 io ho visto. E hanno cominciato a ringhiare. Cioè. Ho capito l'avventura e tutto quanto, Sì, ma neanche morire, cioè. morire per un cane poi. Sì ragazzi, anche questa volta non siamo riusciti ad arrivare alla nostra meta, che era Punta Teno, per colpa di qualcosa di esterno, che in questo caso erano quei maledettissimi cani. Quindi il nostro piccolo hiking di 29 km si è trasformato in 20 km avventurosi totalmente, però molto pericolosi. Infatti ho dovuto sporgere denuncia. Questa è la denuncia. Speriamo che facciano qualcosa, perché è veramente pericoloso quello che è successo a noi. Può essere molto più pericoloso per un bimbo, per una persona anziana. Con questo volevo appunto tutelare questo tipo di persone soprattutto. La cosa brutta è che qua c'è l'obbligo di tenerli al guinzaglio, ma è come se a nessuno fregasse niente. Questo è dovuto sostanzialmente a una sorta di ignoranza generale che c'è nei luoghi più dispersi. Per esempio qua ai COD è molto poco probabile che possa succedere. Allora ragazzi, sapete cosa è successo? Wow, io ho una paura tremenda. Dobbiamo raccontarvela. Ci siamo persi, al ritorno cominciava a fare buio, siamo arrivati al cartello, abbiamo continuato, dopodiché zero assoluto. Ora fortunatamente siamo ritornati alla cittadina dove prima avevamo preso l'acqua. Per miracolo siamo riusciti Sì. a ritrovarla. Tramite la posizione ci sta venendo a prendere la lente. I miei fidanzati sono arrivati, sono vivi, anzi io li ho presi, uno e anche il fidanzato 2, sono Ora andiamo a vivi. mangiare, che ho una fame, che mi mangerei un orso intero, beati gli orsi. E dopo le interminabili ore di viaggio, il discorso dei cani e l'esserci persi la sera tardi, ci siamo concessi qualcosa di È il giusto premio dopo aver fatto più di 20 km, è giusto così. Questa è la nostra salvatrice. Lei ci ha salvato dalla dannazione eterna. Considerazioni della giornata. I cani sono un problema a Tenerife.
Salve a tutti viaggiatori! Oggi ritorneremo a Punta Teno perché il tramonto lo vogliamo vedere per davvero. Sì, cazzo, sì, porca puttana, sì. No, scusa, non... Ma perché devi dire sempre le parolacce? No. Allora, oggi prendo in mano io la situazione e andiamo a Punta Teno. prendi in mano la Ovviamente questa volta non andremo a piedi. Cos'è successo? Non lo so. Abbiamo rotto la macchina. Abbiamo rotto la vita. Siamo arrivati proprio qua, dove tutto è cominciato. Però stavolta siamo in macchina e non a piedi. Mi sa che va in su. E dove dice che possiamo andare? No, non dice niente. Beh, e anche oggi non siamo arrivati a Punta Teno. Sì! Ma porca puttana! Alla fine si tocca vedere così il tramonto. E così ve l'abbiamo raccontato. Ti dirò, Robby, non sarà Punta Teno, però non è così male. Ma comunque il fastidio di non esserci arrivato, cioè comunque. Sì, penso ci sarà per sempre finché non ci arriveremo. Ma ci arriveremo. Il video finisce qui, ragazzi. Speriamo che vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, un commento e magari anche la campanella l'attivate così vi date. È gratis, cioè fatelo. Ci vediamo in un prossimo video. Come stai? Come va? Brucia ancora? No, non brucia più. Mi sembrerebbero dei buchetti. Mi ha bucato qua. Vedete qui e qui. Sì, ma per il resto dovrebbe andare bene. Speriamo, dai. Sì, sì.